Nonostante possiedano la marina più potente del mondo, gli Stati Uniti non possono forzare l'apertura dello stretto di Hormuz, che, come sapevano tutti gli esperti militari statunitensi, si sarebbe chiuso in caso di attacco all'Iran. Ecco perché la marina americana si trova a migliaia di chilometri di distanza ed è per questo che gli alleati della NATO si rifiutano di partecipare. Gli iraniani potrebbero aver subito un brutale shock and awe militare degli Stati Uniti, ma si stanno preparando da decenni e dato che gli Stati Uniti stanno già esaurendo le proprie scorte di armi, l'Iran ha in programma una guerra asimmetrica di lunga durata, una lotta difensiva per la propria sopravvivenza. L'Iran ha la superiorità morale e detiene praticamente tutte le carte in tavola. Per sua stessa ammissione, Trump si aspettava una vittoria rapida e decisiva. Ha ignorato gli avvertimenti degli esperti e ha invece dato ascolto al generale Jared Kushner, a Steve Witkoff e al primo ministro israeliano Netanyahu, ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra. Con un sorriso sul volto, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che uccidere gli iraniani è divertente e che sono geneticamente inferiori, secondo qualsiasi parametro storico. L'America non ha mai avuto un presidente che si sia espresso in questo modo. È stato confermato che gli Stati Uniti hanno ucciso quasi 200 studentesse con i missili Tomahawk lanciati contro una scuola elementare. Trump ha detto che può conviverci e il segretario alla guerra Pete Hegseth ha dichiarato che non ci sarebbe stata nessuna pietà, nessuna tolleranza. Mentre a Ginevra si svolgevano i negoziati sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, Israele ha lanciato importanti raid aerei contro l'Iran, seguito dagli Stati Uniti. Iran e Stati Uniti hanno ripreso i negoziati a Ginevra all'inizio di febbraio e l'Iran ha accettato di ridurre il proprio arsenale nucleare. 2 giorni dopo la fine dei negoziati, Trump ha attaccato l'Iran. La diplomazia ingannevole è stata usata per attaccare l'Iran 2 volte nell'ultimo anno. Sarebbe irragionevole per loro fidarsi di qualsiasi cosa dicano Stati Uniti e Israele. E questo non fa altro che incoraggiare l'Iran a sviluppare armi nucleari, cosa che non ha ancora fatto. Durante la guerra in Corea, gli Stati Uniti hanno preso di mira la popolazione civile, uccidendone circa il 20% e hanno distrutto quasi tutte le principali città con una strategia di terra bruciata, che includeva il bombardamento delle dighe per distruggere l'economia agricola. Ciò ha portato la Corea del Nord a sviluppare un proprio deterrente nucleare, un esito prevedibile di una minaccia esistenziale. E Trump ha recentemente ammesso che ciò che il mondo intero sa già, ovvero che Israele possiede armi nucleari. Quindi perché mai l'Iran non dovrebbe voler costruire le proprie? Il direttore dell'intelligence nazionale statunitense Joe Kent ha appena presentato le sue dimissioni. Ha scritto a Trump che è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby. E ha spiegato come, all'inizio di questa amministrazione, alti funzionari israeliani e membri influenti dei media americani abbiano messo in gatto una campagna di disinformazione che ha completamente minato la sua piattaforma American First e ha seminato sentimenti bellicisti per incoraggiare una guerra con l'Iran. Questa cassa di risonanza è stata usata per ingannarla, facendole credere che l'Iran rappresentasse una minaccia imminente per gli Stati Uniti e che, se avesse attaccato subito, ci sarebbe stata una chiara strada verso una rapida vittoria. Questa era una menzogna della stessa tattica che gli israeliani hanno usato per trascinarci nella disastrosa guerra in Iraq, che è costata alla nazione americana la vita di migliaia di persone. Ha concluso le sue dimissioni scrivendo: «Prego che riflettiate su ciò che stiamo facendo in Iran e per chi lo stiamo facendo. È giunto il momento di agire con decisione adesso. Potete invertire la rotta e tracciare un nuovo percorso per la nostra nazione, oppure potete permetterci di scivolare ulteriormente verso il declino e il caos. Le carte sono nelle vostre mani». Sul tema di Israele il dibattito pubblico statunitense è cambiato radicalmente. Resta da vedere come questo potrà superare l'influenza della AIPAC su un congresso compromesso dal caso Epstein. Ma i nostri padri fondatori sosterrebbero certamente che un governo di criminali pedofili dovrebbe essere abolito piuttosto che lasciar trascinare il mondo intero nel caos e nella guerra. Trump non è noto per essere un uomo ragionevole in fatto di umiltà e, come ha scritto di recente Alexander Dugin, Trump ora è completamente libero. Nulla può distruggere la sua reputazione più di quanto non lo sia già. Nessuna pubblicazione dei documenti relativi al caso Epstein riguardanti le sue presunte attività criminali potrà peggiorare ulteriormente la sua immagine. Report Greg Reese, traduzione e voce di Dino Tinelli.